Buongiorno ragazzi, scusate la mise da giardino, ma sto per preparare, anzi sto allestendo la NQ6 perché questa sera verrà il mio collaboratore Marco Favuzzi per terminare il test di un rifrattore a livello di astrofotografia. Il cielo è bello terso, speriamo che regga, c'è un po' di vento ma stasera dovrebbe insomma calmarsi. Colgo l'occasione in realtà per farvi vedere un'anteprima, nel senso che già da qualche settimana Auriga mi ha fornito un nuovissimo esemplare dei rifrattori della serie Evostar EDX. Ho ricevuto il 100, vorrei farvi vedere la valigia e gli accessori, poi magari insieme lo montiamo rapidamente sulla NQ6. Ho qui con me il Cool Ceramic della Bader Planetarium con un oculare zoom e faremo magari una rapida prova sul sole per dirvi almeno le mie primissime impressioni. Come vedete questa è la valigia in dotazione, classica, in questo caso non è cambiato nulla rispetto alla serie Evostar Black Diamond di cui io possedevo il 120 ED. All'interno c'è il tubo ottico, io ovviamente ho già tolto la plastica che lo proteggeva perché l'ho già utilizzato ieri sera su Giove e la Luna, ma non vorrei anticiparvi nulla. In dotazione trovate il classico tagliandino per dove vi viene suggerito di evitare di puntare il sole se non con accessori specifici, il manuale con le istruzioni, è in inglese ma molto semplice, e come potete vedere la gamma Evostar è composta da 4 esemplari. Abbiamo l'80 EDX che mi pare stia testando in questo periodo Valerio Pardi, ciao Valerio, l'Evostar 100 EDX, l'Evostar 120 EDX e l'Evostar 150 EDX. Quello che balza subito all'occhio, quantomeno a me, è che è cambiata la focale del 100, perché se vi ricordate il vecchio 100 mm della serie Black Diamond era un f9, quindi adesso abbiamo un 100 con una focale molto più devota all'utilizzo diciamo così intermedio, quindi anche che strizza l'occhio alla fotografia. Parliamo adesso degli altri accessori. La chiave per chiudere la serratura, poi all'interno abbiamo un riduttore per gli oculari con passo da 31,8 mm, un adattatore per la fotografia astronomica e un altro adattatore, vedete, con flangia più grande. Allora ragazzi, adesso lo monto sulla NQ6 di modo che posso farvi vedere anche un attimo l'estrazione del paraluce, il focheggiatore e altro ancora. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, l'ho montato sulla NQ6, in verità devo ancora bilanciare il tutto bene, però era per farvi vedere un attimo le nuove caratteristiche rispetto ai modelli precedenti. In primis abbiamo una nuova colorazione che a me piace molto, di questo verde metallizzato, un paraluce estraibile finalmente che era assente nella linea Evostar Black Diamond. Come potete vedere, quindi quando è richiuso è decisamente compatto. Poi il focheggiatore così a spanne, a memoria, avendo avuto il 120 ED, mi pare simile, non ci sono differenze. Potrei forse notare la differenza nel rotatore a 360 gradi, questo prima non c'era. Abbiamo un sistema di demoltiplica con tubo focheggiatore con escursione di circa 65-68 mm, dopo verificheremo. Internamente nella parte inferiore c'è la vite per bloccarlo e inoltre sono presenti dei grani per la regolazione. Il sistema di demoltiplica, il tubo ha una verniciatura satinata con un bel trasparente, l'adesivo è sopra il trasparente, anelli classici un po' spartani con il pregio del nuovo sistema di praticamente maniglia con filettature che funge comunque per il montaggio di alcuni accessori. Per quanto riguarda il doppietto non c'è nessuna dicitura sulla cella, è un doppietto con un elemento in vetro FPL 53. Vi ricordo quindi che siamo passati da F9 a F7, quindi questo prodotto potrebbe essere un po' più devoto
alla fotografia, oltre all'osservazione visuale, e potrebbe magari fornire un poco più di cromatismo residuo e meno, diciamo così, incisività nell'osservazione lunare planetaria. Lo vedrò poi in corso d'opera. Adesso però, se volete, insomma, vi lancio il tutto e facciamo una primissima prova con il prisma di Herschel. Oltretutto, ragazzi, vi ricordo che Auriga è diventato distributore dei prodotti Baader e quindi magari più avanti ci sarà la possibilità di provare qualche accessorio anche in concerto con questi rifrattori. Allora ragazzi, io ho iniziato a osservare, vi faccio vedere un attimo il setup. Zoom Baader, io ho ancora il Mark III, poi provvederò, il prisma di Herschel della Baader e poi il telescopio. Foccheggiatore così è bilanciato, ho dovuto mettere un peso della Geoptic da 5 kg perché quello da 10 era troppo. Lasciatemi fare prima di tutto un ringraziamento a Plinio Camaiti e ad Andrea Carraro, perché chi mi segue sa che i ragazzi dello staff tecnico di Auriga mi hanno cambiato il cuore della mia EQ6 Pro e vi devo dire, ragazzi, che va benissimo. I motori sono diventati silenziosissimi, insegue molto bene e anche nei movimenti mi pare proprio che i motori siano cambiati. Scusatemi l'esemplificazione motociclistica, è come avere varie mappature sulla propria montatura come nelle moto. Vi devo dire che questa mappatura con la nuova centralina è veramente più performante, sembra proprio di avere a che fare con un'altra montatura. Poi lo proverò, dovrà sorreggere anche il carico di uno strumento che ho appena comprato, ma non vi svelo ancora nulla perché stiamo creando il video reportage, e direi quindi che è giunto il momento di dirvi le mie primissime impressioni. Allora, a livello di osservazione solare luce bianca, l'immagine è definibile come nitida, è nitida, contrastata, oltretutto ci sono dei bei gruppi di macchie solari, non noto tantissima luce diffusa e, diciamo così, per la mera osservazione solare mi parrebbe anche un prodotto azzeccato. Adesso ovviamente nei prossimi giorni ci saranno dei test per ciò che concerne l'osservazione planetaria, quindi nello specifico Giove, poi la Luna, perché già nei prossimi giorni dovremmo vedere delle caratteristiche interessanti che insomma apprezzo sempre, come Tolomeo, la Rupes Recta e altro ancora, e poi anche un'osservazione astronomica. Vediamo se con Marco Favuzzi magari riusciamo a fare qualche ripresa fotografica. Vi dico il prezzo, che comunque è una sorpresa, con queste innovazioni 750 euro. C'è un qualcosa di più secondo me rispetto alla serie precedente, dal rotatore alla maniglia al nuovo sistema di paraluce estrazione e le rifiniture che mi paiono in primis più curate, poi anche più eleganti, perché questo colore bianco secondo me è sempre più professionale rispetto al nero dei modelli precedenti. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Allora ragazzi, non vi voglio tenere troppo davanti al display, altrimenti vi fa male, quindi io termino qui questa preview. Ci vediamo come sempre su questo canale, su Binomania, sul forum, e soprattutto, se ancora non lo conoscete, iscrivetevi al gruppo Passioni Telescopi. È un gruppo su Facebook che ho aperto mi pare l'anno scorso e siamo quasi arrivati a 10.000 iscritti. Ci vediamo per il prossimo video e aspettatevi a breve una recensione approfondita del nuovo Skywatcher Evostar 100 EDX. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni e buone osservazioni. Ciao ragazzi. Tra le altre cose, voi non lo sapete, ma io ho un nuovo assistente da quest'anno che abbiamo ormai definito il Nano e quindi mi assisterà durante le recensioni, ok? Bravo Nano,